Questa è la demo ufficiale di Home Assistant e vediamo come potrebbe essere il nostro pannello di controllo una volta configurato. A sinistra troviamo il menu con le dashboard Overview, Map ed Energy. Nella dashboard Overview ci sono diverse entità, ovvero dei riquadri che replicano e ci permettono di controllare i dispositivi reali in casa, come lampade, tapparelle, sensori e addirittura il nostro assistente vocale. Le entità si possono modificare, spostare, rinominare e personalizzare in tutto e per tutto. Passando alla dashboard map, possiamo tenere d'occhio la posizione della nostra auto, computer, AirTag o addirittura la posizione dei cellulari dei nostri familiari, con il loro consenso ovviamente. Nella dashboard Energy invece possiamo vedere tutti i consumi della nostra casa selezionabili per data. Se ti piace l'idea di poter controllare luci, tapparelle, videocamere e molto altro da un'unica app, allora iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video su Home Assistant. Ti è mai capitato di comprare una lampadina smart della tua, poi magari un apritapparelle son off e alla fine delle telecamere tapo? All'inizio sei entusiasta, ma dopo poco ti ritrovi con 3-4 app diverse sul telefono solo per accendere una luce o abbassare una tapparella. È frustrante, lo so, anch'io ho fatto lo stesso. Quello che vorresti davvero è semplice, un'unica app gratuita che ti permetta di controllare tutto da un'unica interfaccia e magari spingerti oltre, creare automazioni utili per la vita di tutti i giorni, come ad esempio spegnere tutte le luci e chiudere le tapparelle in automatico quando esci di casa. Il problema? Ti sembra troppo complicato, non sai da dove partire e pensi che sia roba da smanettoni. Ed è proprio qui che entra in gioco questa serie di video. Ti guiderò passo passo alla scoperta di Home Assistant partendo dalle basi. In più risponderò nei prossimi episodi a tutti i dubbi che mi lascerai nei commenti. Nella descrizione trovi link ai video che ti servono per prepararti, il mini PC che utilizzo, la guida per installare Ubuntu e quella per Docker. Con queste tre cose sarai pronto a creare l'ambiente perfetto per installare Home Assistant, che è proprio quello che vedremo insieme in questo video. Ok, tutto molto bello, ma quindi cos'è Home Assistant? Home Assistant è un software gratuito che puoi installare su un tuo PC, su un Raspberry Pi o su un mini PC che ti permette di controllare la tua casa da un unico posto. Funziona da browser o da un'applicazione ed è installato sulla tua rete di casa, quindi hai totale controllo e totale privacy. Home Assistant si integra con migliaia di dispositivi e servizi come Tapo, Shelly, Tuya, Sonoff, Zigbee, MQTT, Spotify, Telegram e la lista cresce ogni settimana. Ogni dispositivo viene trasformato in un'entità. Le entità sono mattoncini che useremo per costruire automazioni, scene, pannelli, grafici eccetera, ma che vedremo nel dettaglio nei prossimi video. Prima di installare Home Assistant è importante chiarire che non esiste una sola modalità di installazione. In realtà ci sono diverse distribuzioni e scegliere quella giusta dipende molto da cosa vuoi ottenere e dal livello di esperienza che hai. Le principali sono tre: Home Assistant OS. Questa è la scelta più semplice e immediata. Si tratta di una distribuzione completa pronta all'uso. Infatti si installa su un Raspberry Pi o su un mini PC e fa tutto da sola. È perfetta se cerchi un sistema plug and play, cioè accendi e funziona, senza doverti preoccupare di configurazioni complesse. Questa versione la consiglio a chi vuole iniziare subito con la domotica senza troppi pensieri. Un'alternativa molto interessante è l'installazione dentro una macchina virtuale sul tuo computer. In questo modo puoi continuare a usare il PC normalmente e avere Home Assistant che gira in parallelo. Il vantaggio è che non devi dedicare un hardware esclusivo, ma di contro richiede più risorse come RAM e CPU. È una soluzione ideale per chi vuole testare Home Assistant senza comprare subito un Raspberry o un mini PC. Se non sai cos'è una macchina virtuale, scrivilo nei commenti, ci posso dedicare un video a parte. E infine vediamo Home Assistant Core su Docker, che è la versione che utilizzeremo in questa serie. Questa è la versione più flessibile, adatta a chi vuole avere il pieno controllo. In pratica Home Assistant gira dentro un container Docker come se fosse un'applicazione separata, mentre il tuo PC o mini PC può continuare a svolgere altre funzioni. È la soluzione da smanettoni, ma ti dà la libertà di costruire un sistema su misura. C'è però una nota importante: con Docker non avrai accesso al componente store interno di Home Assistant, quindi le integrazioni andranno gestite manualmente
manualmente. Ma non ti preoccupare, perché in questa serie ti guiderò passo passo. E se un domani ci ripensi, nessun problema, puoi sempre migrare a una versione più semplice come Home Assistant OS. L'importante è iniziare con quella che si adatta meglio alle tue esigenze. Vediamo ora come installare Home Assistant Core su Ubuntu. Come già detto, dobbiamo aver Docker installato sul nostro PC. Se non l'hai già fatto, trovi nel mio canale un video dedicato. Apriamo il terminale e creiamo la cartella per la configurazione tramite il comando sudo mkdir-p /home il nome utente /home assistant. Controlliamo la versione di Docker col comando docker-v. Se la versione di Docker è inferiore a 28.0.4, aggiorniamola con il comando sudo apt update e sudo apt upgrade docker. Controlliamo anche la versione della libreria libseccomp2 con il comando apt-cache policy libseccomp2 e se la versione è inferiore a 2.4.2 aggiorniamola con il comando sudo apt upgrade libseccomp2. L'aggiornamento richiederà qualche minuto. Una volta terminato, creiamo il file dockercompose.yaml con il seguente comando: sudo nano /home il nome del vostro utente, che troverete anche qui, /home assistant docker-compose.yaml. Andremo ad aprire la cartella appunto docker/compose.yaml e andremo ad inserire la seguente configurazione, che ci permetterà di scaricare l'immagine di Home Assistant Core e andrà a salvare le configurazioni all'interno di questa cartella. Con il comando cd più il percorso che abbiamo creato all'inizio, ci spostiamo nella cartella Home Assistant. Qui, tramite il comando docker compose app-d Home Assistant, andremo ad avviare il nostro applicativo. Come prima, l'installazione richiederà un po' di tempo, ma ecco fatto, Home Assistant è stato installato. L'ultimo passo prima di vedere la nostra interfaccia di Home Assistant è trovare l'IP del nostro PC, che troveremo con il seguente comando hostname-i. I primi numeri, ovvero questi qui che vediamo, sarà il nostro IP, ovvero l'IP del nostro computer. Quindi copiamo questi numeri e apriamo il nostro browser come Google Chrome. Qui andremo a scrivere http:// l'IP che abbiamo trovato 2.8123 e come per magia possiamo vedere la schermata principale di Home Assistant. E da questa schermata possiamo cominciare con la creazione della nostra smart home. Abbiamo anche l'opzione di caricare un backup salvato in locale oppure un backup salvato nel cloud di Home Assistant, ma dato che questa sarà la nostra prima configurazione, andremo con Create My Smart Home. Da qui potremo creare il nostro utente, personalizzare le dashboard e aggiungere dispositivi, divertendoci a costruire la nostra smart home su misura. Una volta inseriti i dati dell'utente e il luogo della nostra casa, Home Assistant riconoscerà in automatico i dispositivi connessi nella nostra rete come il modem della Flixbox e, cliccando su Finish, giungiamo nel pannello principale del nostro Home Assistant all'interno del nostro mini PC. Nei prossimi episodi vedremo nei dettagli come creare e personalizzare la nostra casa smart, quindi iscriviti al canale per non perderteli. Al prossimo video.